Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video insieme. Oggi, come vedete dal titolo, vi porto il terzo ed ultimo video dedicato alla sfida 123scrap organizzata da Craftelier. Probabilmente quando vedrete questo video la sfida si sarà già conclusa e sicuramente tra di voi c'è già chi ha visto le foto del progetto ultimato sul mio profilo Instagram, che tra parentesi se volete andare a vedere è questo. Ma sapete che a me piace condividere i passaggi dei progetti che faccio per offrire spunti nuovi a chi magari è corto di idee o non sa che cosa realizzare però ha voglia insomma di creare qualcosa perché magari, non lo so, il progetto che vedete vi piace, volete provare a replicarlo o comunque fare qualcosa di simile, quindi perché no? Riguardo il profilo Instagram portate pazienza, so che spoglio e scarno, ci sono pochi post, ma io non sono molto tecnologica e sto nel corso degli anni cercando di imparare ad usarlo il meglio possibile, soprattutto a ricordarmi di pubblicare anche lì, perché io tendo a pubblicare magari su YouTube, anche fare i post su YouTube, però poi mi dimentico che esistono anche altri social, quindi ci sto lavorando, però può essere insomma un buon inizio iniziare ad andare lì e magari stimolarmi a interagire, io così mi ricordo, vado a controllare, cerco di essere presente anche lì. Ora però passiamo al succo del video di oggi che direi che è la cosa più importante. In questa terza sfida non ci sono solo forme, colori da seguire, in realtà di queste regole non ce n'è, ma hanno lasciato questa tavola di ispirazione che è fantastica perché è a tema primavera. Da una parte sono contenta perché io amo tantissimo questo tema e secondo me lascia veramente tanto spazio alla creatività e può essere reinterpretato in tanti modi. Dall'altra parte però appunto sono combattuta proprio per questo, perché ci sarebbero tantissime idee che mi vengono in mente, che ho visto nel corso degli anni, degli spunti che magari mi sono annotate, che quindi insomma come al solito io mi ritrovo con poche idee, molto confuse, molto caotiche e sono totalmente nel caos, ma tanto per cambiare. Il bello è proprio questo, poi vedere, buttarsi e vedere appunto che cosa poi verrà fuori. Vi ricordo che se vi sono piaciuti i video di questa serie, ma in generale il concetto di questa sfida, potete andare a seguire il profilo di Craftelier e tenervi aggiornati perché magari, spero tanto, la ripropongono anche il prossimo anno, quindi potete provare a partecipare. Se insomma vi piace mettervi alla prova con dei progetti appunto basati su degli spunti per vedere un po' cosa viene fuori con idee degli altri, perché secondo me, ve l'ho detto, questa è una cosa molto bella, è facile partire da una nostra idea, è un pochino più complesso quando appunto ti danno degli spunti e quindi tu devi un po' reinterpretare, quindi a me personalmente piace tantissimo. Ora però, come sempre, banda alle ciance, ho chiacchierato fin troppo, mi faccio un bel caffè e inizio a darmi da fare. Godetevi il video e ci vediamo dopo per le solite chiacchiere finali.
Eccomi qui finalmente con il progetto terminato. Dico finalmente perché non è un progetto complicato, ma ha richiesto veramente tanta pazienza per fustellare tutti i fiorellini, comunque gli elementi che servivano per farlo. Come sempre ve lo faccio vedere da vicino, così vedete bene tutti i dettagli, che devo dire in questo caso ce n'è veramente tanti, e vi posso dire da subito che fra tutti e tre i progetti di appunto di questa sfida di scrapbooking, questo è il mio preferito. Le ragioni sono diverse, sarà che il tema di per sé mi piace un sacco, quindi lavorare a tema primavera era già un punto super a favore. Sarà anche l'accostamento di colori, che anche questi mi piacciono molto tra di loro, quindi nell'insieme visivamente mi piace più degli altri due. Sarà che è vero, ha richiesto tanta pazienza, perché fustellare tutti questi fiori, credetemi, è un lavoro un po' lungo, un po' noioso magari per certi versi, però a me non dispiace farlo, quindi io faccio tanti lavori appunto utilizzando fiori grandi, piccoli, e appunto poi mettendo il pistilo in ognuno di loro, e non mi pesa. Sarà che poi appunto vedendolo nell'insieme so che il risultato comunque mi piace, qui so già cosa aspettarmi, quindi non mi è pesato, ecco, il lavoro. Magari posso spiegarvi giusto due cosine per chi intende replicarlo. Spero che si sarà capito con il montaggio del video. Ho fatto una prima base con diciamo gli elementi, quelli un po' meno floreale ma un po' più stile foglia, anche se in realtà poi ci sono dei soffioni o comunque dei fiori che in realtà si potevano anche usare diversamente, ma ho voluto utilizzarli come base tinta unita, mettere la scritta attaccandola con del biadesivo spessorato in modo da darle rilievo, e poi andare a mettere i fiori di contorno, sempre cercando di dargli un po' di volume. Questi non li ho attaccati con il biadesivo spessorato, ho utilizzato la classica tacky glue, però gli ho dato un po' di spessore utilizzando una spugnetta e utilizzando questo attrezzino qui. Aspettate, ve lo faccio vedere. Voilà, questo attrezzino qui, che ne ho di diversi tipi con diverse grandezze di punte, che servono appunto a dare diciamo, l'aspetto un po' tridimensionale ai fiorellini. Vi basta semplicemente prendere una spugnetta, anche un pezzettino, anche un calzino nella peggiore delle ipotesi, comunque un qualcosa di morbidino, mettere il vostro fiore sopra e calcare un po' al centro. Calcare è il mio termine, non so se è di qua, comunque premere un pochino, ecco, il centro del fiore, in modo da conferirgli, vedete, questa bombatura, e in questo modo gli date un effetto 3D senza dover però ricorrere al biadesivo spessorato per mettere in rilievo. Secondo me è molto comodo. Che dire, scusate il cuoricino, ma io ci tengo, non mi piace far vedere la piccolina. Poi chiaramente andrò a rimuoverlo, sperando che non mi vada a portare via il colore della foto, alla peggio la vada a ristampare, però insomma dovremmo esserci. Mi piace, mi piace. Ecco, un'altra cosa che l'ho lasciato tra virgolette incompiuto, nel senso che ho usato solo questo foglio e mi sono fermata, ma semplicemente perché sto valutando di utilizzarlo come copertina per un album. Visto che volevo costruire la scocca, quindi la base, e andarla a rilegare da zero, ho detto ok, no, teniamoci la base più semplice possibile, così poi è meno complesso per me andarla ad attaccare appunto su una copertina, perché secondo me la forma, il tema si presta per fare magari un bell'album di non so, magari relativo appunto a quest'ultimo anno, di foto un po' primaverili, di foto un po' belle, magari delle gite o comunque delle vacanze immerse nella natura che abbiamo fatto. Quindi probabilmente troverà il suo posto, non so quando, non so con che tempistiche, però in un album dedicato, quindi benvenuto anche a te. Bene, io come sempre vi ringrazio di aver guardato il video. Se avete qualsiasi domanda relativa al lavoro, fatemela pure senza problemi. Probabilmente, vi dicevo, avrete già visto le foto un po' più ravvicinate, quindi questa poi è la spiegazione di come poterlo realizzare. Se appunto vi sono piaciute le foto sul mio profilo Instagram, che vi rilascio qua, così potete andare appunto a visitarlo, e volete provare a replicare il progetto, credetemi, è un qualcosa di assolutamente fattibile. Vi serve solamente pazienza, e quella direi che, se già fate un po' lo scrapbooking, non manca, bene o male, ne siamo tutti ben equipaggiati, perché altrimenti sceglieremmo altri hobby. Però vabbè, parentesi a parte. Vi ringrazio come sempre di aver guardato il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così non vi perdete i prossimi video che andrò a pubblicare, e potete recuperare i primi due video di questa serie qua, se vi è piaciuta, ma in generale tutti i contenuti che ho pubblicato finora. Grazie come sempre del vostro sostegno, del guardare i video, dell'interagire, credetemi, mi riempite sempre molto di gioia, e sono riconoscente per questa cosa, davvero non lo sottovaluto mai. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo il prossimo anno, spero, con di nuovo la sfida scrapbooking, che non vedo l'ora appunto di poter partecipare nuovamente e rimettermi in gioco, ma in generale con il prossimo video che andrò a pubblicare. Ciao ciao!